Salve raga! Prima di continuare nel racconto delle nostre origini, un breve riassunto dei video delle puntate precedenti. Circa 6-7 milioni di anni fa, alcune scimmie si distaccarono dal loro giardino dell'Eden. Iniziarono un percorso alternativo durato milioni di anni. Prima da soli, poi in gruppi si trasformarono da prede in cacciatori. Questo cambiamento è stato possibile per la sua naturale evoluzione, con la posizione eretta, le dita pensili, il linguaggio e l'intelligenza innata. Il clima, la rotazione terrestre, ha sempre condizionato il teatro di caccia. Prede e cacciatori si sono spostati verso climi sempre più temperati. Dall'Africa è partito così un gruppo nomade alla ricerca del luogo di caccia migliore. La prima migrazione dall'Africa ha interessato diverse specie, ad esempio l'Homo antecessor. Allora, stando agli ultimi studi effettuati, l'Homo antecessor è strettamente associato con il ramo su cui si innestano le altre tre specie di Homo sapiens, Homo neanderthal e Denisova. Non è l'ultimo antenato comune a noi, ai neandertaliani e ai denisoviani, ma è uno stretto parente, una sorta di fratello o un nostro lontano zio. È una specie che appartiene all'essere umano e che è la linea evolutiva tra l'Homo heidelbergensis e l'Homo neanderthalensis. È stato il primo ominide a popolare l'Europa ed è originario dell'Africa. Quasi tutti gli scienziati pensano che sia la culla dell'umanità e la migrazione sia avvenuta contemporaneamente verso l'Europa e l'Asia. I primi depositi di questi resti furono quelli che si trovarono nella città di Ceprano, in Italia. Da lì è diventato popolare con il nome comune dell'uomo di Ceprano. Alcune delle prove scientifiche che misurano l'età di questo cranio sono quelle che danno circa 900.000 anni fa, dato che ha caratteristiche diverse e simili a quelle di altre specie. Riassumendo le caratteristiche fisiche e morfologiche, questa specie è vissuta dagli 800 e 1.200.000 di anni fa. I resti di oltre 80 fossili che rappresentano almeno 6 individui e resti scheletrici, cranici sono stati trovati a Grandolina in Spagna tra il 1994 e il 1996 e questi resti risalgono a circa 800.000 anni fa. Nel 2007 e 2008 i ricercatori che lavoravano ad Atapuerca, vicino alla Grandolina, hanno recuperato resti risalenti circa 1.200.000 di anni fa. Il nome della specie antecessor è una parola latina che significa esploratore, pioniero. Questo nome è stato assegnato con la convinzione che queste persone appartenessero alla prima popolazione umana finora conosciuta nel continente europeo. Questa è una designazione di specie controversa. La maggior parte dei ricercatori li considera parte di una popolazione precoce e variabile di Homo heidelbergensis. Tuttavia i suoi scopritori suggeriscono che condivida più tratti con gli esseri umani moderni rispetto all'Homo heidelbergensis. Quindi considera Homo antecessor ultimo antenato comune tra Homo neanderthal e Homo sapiens. Le scoperte offrono questo scenario per le relazioni evolutive e temporali tra Homo antecessor con altre specie tipo Ergaster. Homo ergaster ha origine a Homo antecessor in Africa circa 1 milione di anni fa. Antecessor si è diffuso attraverso il Medio Oriente fino in Europa. In Europa l'antecessor si è evoluto in heidelbergensis, che erano gli antenati di Neanderthal. In Africa Homo antecessor si è evoluto in Homo sapiens, tramite una specie sconosciuta. In questo scenario, Homo heidelbergensis è fuori dalla linea che porta gli esseri umani moderni, in quanto è il discendente di Homo antecessor in Europa. Principali caratteristiche fisiche. Questa specie ha una combinazione unica di caratteristiche del cranio, dei denti e della mascella inferiore, che sono collettivamente diverse da altri fossili di Homo, piuttosto che qualsiasi caratteristica particolare che la distingue dagli altri. Le caratteristiche mostrano un mix di tratti moderni e arcaici. Dimensione del cervello, circa 1000
cm3 rispetto ai 1350 degli esseri umani di oggi. Dimensioni e forma del corpo, simile all'uomo moderno ma più robusto. I maschi erano alti in media circa 1,60 1,80 Cranio. I tratti moderni includono una faccia mediana dall'aspetto moderno, una fossa canina con zigomi incavati e naso sporgente. I tratti arcaici includono una fronte bassa e una doppia cresta sopraccigliare. Denti e mascelle, denti robusti, premolari con radici multiple e incisive a forma di pala. Le caratteristiche derivate includono canini in alcuni dei denti anteriori di dimensioni ridotte. Mento sfuggente. La mandibola, mascella inferiore, è più sottile di quella dell'ergaster e dell'habilis. I denti post-canini sono più piccoli che dell'Homo habilis. Gli scavi della grandolina hanno anche portato alla luce circa 200 strumenti di pietra e circa 300 ossa di animali allo stesso livello dei resti umani, datate almeno a 780.000 anni. I reperti sono stati fatti a cima dell'elefante, circa 32 pezzi utensili, e sono tutti quanti risalenti circa 1,2 milioni di anni fa. Gli strumenti di pietra in entrambi i siti erano semplici, tecnologia Mod One o in stile Old One, e realizzati con materiali primi locali. Gli strumenti includevano semplici scaglie da taglio, primi degli strumenti più sofisticati che si trovavano altrove in questo momento. A cima dell'elefante la grotta sembrava essere un lago di scavo di attrezzi, con le scaglie che mostravano evidenti tecniche di lavorazione. Gli strumenti sono stati creati principalmente per la lavorazione e il consumo di carne e midollo. Non sembra che queste persone vivessero permanentemente in nessuna delle grotte, piuttosto li visitavano per determinate attività e in particolare in determinati periodi dell'anno. Probabilmente erano nomadi e seguivano le fonti di cibo. I resti di piccoli animali del sito dell'elefante suggeriscono che il clima all'epoca era generalmente caldo e umido, con turni più caldi e più freddi. Ciò si correla con il Balian, uno stadio caldo anche con spostamenti più freddi, che è datato da 1,5 milioni a 1,3 milioni di anni fa. Queste condizioni sono simili a quelle suggerite per la regione circa 800.000 anni fa. A quel tempo il clima era caldo, umido e relativamente stabile. Tutto questo cambia da 600.000 e 500.000 anni fa, quando le condizioni divennero relativamente rigide e fredde. Non passa molto tempo dopo che gli esseri umani che vivono in Europa iniziarono a sviluppare caratteristiche simili a Neanderthal, tutte le quali sembrano essere adattamenti ad ambienti molto freddi. La dieta sembra aver incluso grandi quantità di carne. Molti dei resti in entrambi i siti sono dei grandi mammiferi che sono stati macerati e alcune delle ossa più grandi sono state rotte per ottenere il midollo. La grandolina sono particolarmente diffusi il giovane cavallo e il cervo. È anche probabile che abbiano integrato la loro dieta con altro. L'Homo antecessor, dalla sua scoperta in Spagna, è stato sempre un rompicapo per gli archeologi. La soluzione è stata trovata usando la paleoproteomica, lo studio delle proteine antiche. Questa ricerca rappresenta una pietra miliare negli studi della paleoproteomica. Gli autori hanno così potuto determinare che l'Homo antecessor apparteneva a un ramo filogenetico con caratteristiche molto simili ai successivi antenati che si sono sviluppati nel Pleistocene medio e superiore, tra i 126.000 e gli 11.000 anni fa. Le caratteristiche dell'anatomia del cranio accomunano l'Homo antecessor ed esseri umani anatomicamente moderni. Una forma del cranio come quella caratteristica dei Neanderthal, da sempre considerata arcaica, sarebbe quindi una forma derivata sviluppatasi in un'epoca successiva. Lo studio delle antiche proteine apre una finestra sul nostro passato genetico, in un modo che l'analisi del DNA non può fare. Il DNA infatti si degrada in fretta, diventando illeggibile entro 400-500 miliardi di anni. Dopo il DNA, visti i risultati, la paleoproteomica potrebbe essere un nuovo asso nella manica per comprendere meglio la nostra storia evolutiva. Aspetta, se sei interessato a questo genere di video, ti consiglio di suonare la campanella ed iscriverti a questo canale.
Tutti gli iscritti saranno avvisati su tutte le nuove storie e altre sorprese. Se vuoi commentare, non dimenticare mai la buona creanza. Apre molte porte, chiude molte bocche, rende gli occhi più luminosi e si abbina con tutto.